Ciao tantrico, bentornato, sei un grande perché ce l'hai quasi fatta. Abbiamo parlato indirettamente anche di orgasmo, perché perdersi nel vuoto, che è quel punto in cui si arriva raggiungendo l'orgasmo per poi andare oltre, è la ricerca di Dio. E poi il passaggio da lì, l'essere orgasmico, l'essere carico di vita, al passaggio ad esserlo anche in orizzontale quando fai l'amore, sesso col tuo partner, è veramente, basta veramente uno schiocco di dita. Il vuoto è la distanza che c'è tra te e Dio. Sicuramente ti sarai accorta soprattutto, che la donna nel momento dell'orgasmo va in apnea. E questo l'ho detto all'inizio, nell'introduzione e anche nel primo video. Perché si chiama amplesso? Perché amplifica quello che hai dentro, e se dentro sei connesso, sei devoto all'amore madre, allora riesci anche a essere connesso in orizzontale col tuo partner e riesci a essere uno, e l'orgasmo è tutta un'altra storia, che sappiamo benissimo tutti che la maggioranza dei corsi non si finiscono per 1000 motivi diversi. L'ultimo video, l'ultima sessione di Sassolini di Hansel e Gretel per interiorizzare, proprio radificare, mettere le radici, consolidificare il matrimonio interiore, e poi abbiamo finito. Hai visto quindi che quando abbiamo parlato precedentemente del matrimonio interiore, che non è inferiore, proprio matrimonio interiore, abbiamo visto che nel vuoto, anche nel perdersi nel vuoto, nella scioglimento della dualità e nel ricollegarsi all'uno, quello non fisico ma quello che sta in alto, le due energie sessuali maschili e femminili sono interscambiabili, sono l'uno, sono l'altra. Quindi le due energie si riconoscono, non hanno più paura, perché il problema era la paura, ti ricordi? La paura della morte, che l'abbiamo spazzata via, si spera, la paura di amare e l'abbiamo spazzata via, la paura di perdersi nel vuoto e l'abbiamo spazzato via. Quindi il problema era la paura soprattutto, e anche perché il tantra vive e pone, diciamo, la base del triangolo equilatero, su questo principio, che è quello di essere nel tempo presente, il famoso tempo presente di cui sicuramente hai già sentito parlare tantissime volte, oppure se non hai mai sentito parlare dell'importanza del tempo presente, questo è il momento, perché l'essere umano nella sua vita è sempre proiettato tra il passato e il futuro, o la paura del passato perché ho sbagliato questa cosa, la paura che mi ha fatto sbagliare quello, e che quindi scavalca il presente e si proietta letteralmente sul futuro. Quindi non abbiamo più questa paura, non c'è più la paura, e quindi riusciamo a stare nel tempo presente in cui l'energia maschile e femminile si riconoscono. Quando abbiamo parlato dell'attaccarsi dell'importanza della devozione all'amore, l'amore alla cellula madre, alla centrale elettrica, all'uno che sta sopra, quando abbiamo parlato di questo, abbiamo parlato indirettamente anche di orgasmo. Perché perdersi nel vuoto, che è quel punto in cui si arriva raggiungendo l'orgasmo per poi andare oltre, è la ricerca di Dio. Non c'è nessun intermediario tra noi, tra te e Dio. Quindi proprio l'obiettivo è quello, mi hai sentito ripetere 1000 volte in orizzontale e in verticale, che questo orgasmo, questo pulso tantrico, questo essere parte dell'uno sia presente in tutta la tua vita, cioè quando sei in verticale, nella tua vita quotidiana, perché poi il passaggio da lì, la ricerca di Dio, l'essere orgasmico, l'essere carico di vita, al passaggio ad esserlo anche in orizzontale quando fai l'amore, sesso col tuo partner, è veramente, basta veramente uno schiocco di dita.
Perché era così importante il vuoto? Perché in quel vuoto, il vuoto è la distanza che c'è tra te e Dio. In quel vuoto, nel tuo orgasmo, nella vita quotidiana e con il tuo partner, è il passaggio per arrivare a Dio, che è la cellula madre, la vita. Sicuramente ti sarai accorto, sicuramente o accorta soprattutto, che la donna nel momento dell'orgasmo va in apnea, prova a farci caso, magari sono 3 secondi, 4 secondi, 1 secondo, ma va in apnea e in quella apnea non c'è limitazione, nel vuoto non c'è limitazione, il potere è illimitato e questo l'ho detto all'inizio, nell'introduzione e anche nel primo video. Perché si chiama amplesso? Perché amplifica quello che hai dentro e se dentro sei connesso, sei devoto all'amore madre, allora riesci anche a essere connesso in orizzontale col tuo partner e riesci a essere uno e l'orgasmo è tutta un'altra storia. Questo corso lo potevo fare improntare anche soprattutto sulla, visto che proprio abbiamo spiegato, nasci dall'India, sulle figure che rappresentano le divinità sacre indiane, quindi Kali, Shiva. Non ho fatto questo tipo di scelta perché spesso, se non si conosce questo mondo, arrivano veramente una valanga di informazioni e si rimane un po' frastornati. Però ti voglio solo dire questa cosa, ce l'abbiamo fatto ugualmente, l'abbiamo fatto questo corso con un linguaggio veramente molto occidentale, molto italiano e molto romagnolo. Lo Shiva Lingam in India rappresentano entrambi gli organi, il fallo e la vagina, ed è la danza del vuoto che si riempie, perché quando tu sei vuoto di tutto dentro, l'amore non reale è andato via, la legge del minore sforzo, quando la paura della morte è andata via, quando la paura del vuoto è andato via, ed è tutto vuoto, ed è tutto puro, ed è tutto sano, ed è tutto come a mia immagine e somiglianza di quello che sta sopra, allora in quel momento il vuoto lo puoi riempire e lo senti tutto. E ancora una volta ti senti uno e l'orgasmo ha tutta un'altra faccia. Aggiungo un'altra cosa sullo Shiva Lingam in India, che oltre a rappresentare il pene e la vagina, rappresenta la cellula di Dio, quindi tutte le divinità sacre che ci sono in India rappresentano tutti i simboli, simbolicamente gli organi maschile e femminile. Cioè quando uno riesce a vedere questo in India, anche se non ci sono mai stata, oppure quando vedi un reportage, leggi un libro, e ti rendi conto che nella loro cultura rappresenta tutto, le divinità sacre rappresentano gli organi genitali femminili e maschili perché rappresentano la cellula di Dio, allora questo spinge ancora di più all'incastro e alla connessione perfetta per capire che cos'è il pulso tantrico. Cioè quando capisci il significato di essere uno, non è più importante quanto dura l'orgasmo o non è più importante quanto sono le dimensioni, se la donna è elastica, se Claudio ce l'ha lungo o piccolo, perché tu sei riuscito, hai imparato ad essere orgasmo 24 ore al giorno. E immaginati, se lo sei 24 ore al giorno, che cosa succede quando sei in orizzontale e quando sei in orizzontale con la tua partner. Ecco perché essere tantrici nei rapporti occasionali è una cosa molto 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 difficile, perché se durante l'essere tantrico in orizzontale ti perdi nel vuoto e quindi può arrivare di tutto, puoi aver voglia di piangere, di ridere, di ballare, chi ti può sostenere e capire è il tuo partner quotidiano, non
un partner occasionale o un partner comunque col quale ti vedi che sai benissimo che la storia finirà, perché non regge, perché non ti connetti alla cellula divina e quindi rimane il solito e classico eventualmente orgasmo o rapporto magari molto performante, ma quando finisce qui ti posso assicurare che magari hai la luce per un po', ma non ti dura i giorni successivi, finisce subito. Quello che succede nel radicamento del matrimonio interiore, ed è quello che vedrai poi nella prossima e ultima meditazione, è quello di questa circolo infinito, perenne, dove c'è il vuoto che sei riuscito a creare, dove c'è il riempimento del vuoto e dove c'è la danza perenne del pulso di vita, dell'amore, però dell'amore non il tuo, non il suo, dell'amore per quello che è sopra, perché tu sei il riflesso. Vai con l'ultima meditazione, noi ci vediamo dopo, state accorto.